Bene, amici del canale Conoscere e Allevare le Api, iniziamo oggi una nuova serie di filmati che è dedicata agli apicoltori principianti, ma anche a tutti coloro che non allevano api, ma siano semplicemente curiosi di sapere qualche cosa di più sul mondo delle api. Iniziamo con la prima lezione, la lezione 1, che riguarda le caste. Negli insetti sociali spesso abbiamo delle categorie di individui diversi, maschi o femmine, che si diversificano proprio anche morfologicamente fra di loro, e queste categorie, questi tipi di individui vengono chiamati caste. Nel caso delle api, nel caso specifico delle api, noi abbiamo tre caste. Abbiamo due caste di femmine, quindi due tipi di femmine, la regina e l'ape operaia, femmine che hanno 32 cromosomi, quindi un patrimonio completo, diciamo, diploide, mentre abbiamo una sola casta di maschi con 16 cromosomi, quindi il maschio ha la metà dei cromosomi posseduti dalla femmina. Un'altra caratteristica importante è che la regina è un individuo fecondo, quindi in grado di deporre uova e di riprodursi, mentre l'ape operaia è un individuo sterile. Morfologicamente si riconoscono fra di loro queste due caste perché il torace e il capo sono praticamente uguali, ma l'addome per la regina è decisamente più grande, più lungo. Questa differenza di grandezza è dovuta al fatto che l'apparato riproduttivo della regina è completamente sviluppato, mentre quello dell'ape operaia è atrofizzato, è ridotto, non è funzionale. Difatti, l'apparato riproduttivo della regina contiene circa 180, da 150 a 180 ovarioli, che sono dei piccoli organi per la produzione degli ovuli per la riproduzione. L'ape operaia di questi organi ne ha solo da 2 a 12. L'ape regina può essere fecondata da dei maschi. L'ape operaia ha un apparato riproduttivo atrofizzato e non potrà mai essere fecondata, quindi rimane sempre e comunque un individuo sterile. L'ape regina normalmente circa da 4 a 8, 9 giorni dopo la nascita, in quello spazio temporale lì, esce dall'arnia, va anche molto lontano dall'apiario, anche svariati chilometri, in alcune zone dove si radunano dei fuchi, e in volo viene fecondata. Il fuco è il maschio dell'ape, in volo viene fecondata da un numero di maschi che va da 6-7 maschi, ma anche fino a 10-15, quindi anche numeri elevati di maschi. La regina raccoglie lo sperma di tutti questi maschi dentro un organo particolare che si trova anche lui nell'addome, che si chiama spermateca. In questa teca lei tiene lo sperma di tutti i maschi che l'hanno fecondata, e questo sperma gli basterà per tutta la vita. La regina può deporre uova anche per 4-5 anni, va in volo di fecondazione una sola volta, giovanissima, appena nata. Successivamente questo sperma viene conservato e utilizzato per tutta la sua vita. Nella spermoteca ci sono anche delle proteine ed altre sostanze che servono proprio per mantenere vitale lo sperma per un periodo di tempo così lungo. E viceversa, l'ape operaia ha una spermateca ridottissima, non funzionale, e non può essere in nessun modo fecondata.
eh, ci sono delle differenze interessantissime e importanti fra il tipo di riproduzione che hanno le api e la riproduzione che abbiamo noi o tutti i mammiferi in termini generali. Una prima differenza importante, rilevante, è data dal fatto che il maschio è aploide, quindi regina e ape operaia hanno 32 cromosomi, il maschio ne ha la metà, ha solo 16 cromosomi. Nella maggior parte delle specie animali il maschio e la femmina hanno lo stesso numero di cromosomi. In questo caso qui invece il maschio è aploide, quindi perché è aploide? Il maschio è aploide perché quando la regina, quindi ha un patrimonio genetico dimezzato, perché quando la regina depone le sue uova, è in grado volontariamente di capire se vuole deporre un uovo fecondato o non fecondato. Se l'uovo viene a contatto con lo sperma della spermoteca si feconda e da quell'uovo nascerà o un'ape operaia o un'ape regina, e quindi una femmina. Dall'uovo fecondato con 32 cromosomi nasce sempre una femmina. Quando invece la regina depone un uovo che non è fecondato, si origina un maschio che chiaramente ha un patrimonio genetico dimezzato perché manca tutto il patrimonio genetico maschile. E questo apre una parentesi veramente curiosa e interessante, perché in realtà questo maschio qui ha una madre che è la regina, ma non ha un padre perché il suo patrimonio genetico deriva tutto da un uovo deposto dalla regina non fecondato, quindi non esiste, il maschio non ha un padre. Il maschio delle api ha una madre, avrà una nonna, cioè la regina da cui si è originata la regina madre, e avrà un nonno, cioè uno dei maschi che hanno fecondato la nonna. E quindi vedete che l'albero genealogico dei maschi dell'ape è un albero genealogico strano in cui c'è un solo genitore, la regina, e ci sono invece due nonni, come è normale, diciamo, uno dei maschi che ha fecondato la nonna e la nonna stessa. Questo meccanismo è particolare e subito viene da chiedersi ma per quale motivo il maschio debba avere la metà dei cromosomi che ha la femmina e per quale motivo il maschio eredita praticamente tutto il suo patrimonio genetico dalla madre. E qui c'è una ragione biologica precisa, naturalmente. Dentro a una famiglia di api, normalmente, abbiamo maschi aploidi, quindi maschi con patrimonio genetico dimezzato che derivano dalle uova deposte dalla regina non fecondate. Ma per ricombinazione genetica si formano anche dei maschi, ogni tanto, raramente, si formano anche dei maschi che sarebbero dei maschi diploidi, ma vengono eliminati, vengono subito eliminati. Perché questo? Perché il maschio aploide è più forte, resiste meglio alle malattie, è più vigoroso, è decisamente più fecondo anche, più adatto alla fecondazione rispetto ai maschi diploidi. Quindi è semplicemente una questione come dire, evolutiva. Il maschio aploide è più efficace, funziona meglio del maschio diploide e quindi la famiglia di api ha scelto questa strada di avere dei maschi che hanno un patrimonio genetico dimezzato. Se volete c'è un'altra cosa interessante legata sempre al meccanismo di fecondazione della regina, che è un meccanismo strano perché una sola femmina riceve lo sperma da un numero elevato di maschi.
Questo fa sì che la casta dell'operaia, cioè quando noi apriamo una colonia di api e ci guardiamo dentro, vediamo tante api operaie, ma queste api operaie in realtà sono tutte figlie della medesima regina, quindi del medesimo individuo femmina, ma i padri possono essere 10, 15, 16 o anche di più. Per cui quando noi apriamo una colonia di api e guardiamo le api operaie, la madre è la stessa, i padri possono essere diversi, quindi queste api in realtà sono sorellastre, cioè hanno la stessa madre, ma possono avere padri differenti. Ed è per questo motivo che guardando le api che stanno dentro a una stessa colonia di api si possono riconoscere delle caratteristiche, per esempio di colore, che non sono esattamente sempre le medesime, sempre le stesse, proprio per questo fatto che in realtà sono sorellastre e quindi possono esserci delle differenze anche rilevanti, morfologiche, soprattutto sul colore, sui colori delle linee scure e delle linee chiare, in particolar modo. Ecco. Nella lezione 2, quindi nella prossima lezione, cercheremo di capire come è possibile che da un uovo fecondato qualsiasi le api possano allevare un'ape operaia o un'ape regina a seconda del tipo di alimentazione che utilizzano nello sviluppo larvale. Questo sarà un po' il tema della prossima lezione, sarà quello di vedere quali altre differenze morfologiche importanti ci sono fra la regina e l'ape operaia e vedere anche a cosa servono queste differenze, che senso ha il fatto che ci siano delle caste di individui diversi dentro alla stessa colonia. E concludo questa prima fase con una domanda interessante che mi ha fatto la mia nipotina, che si chiama Valentina, adesso ha appena compiuto i 10 anni. Lei mi chiedeva: ma nonno, abbiamo una casta di femmine, un'altra casta di femmine, quindi regina e operaia, 2 caste di femmine e una sola casta di maschi. Fra l'altro, la casta del maschio è una casta feconda, cioè questi individui sono tutti fecondi, mentre per le femmine abbiamo individui fecondi e individui sterili. Allora la domanda era: ma perché non ci sono anche per i maschi fertili e i maschi sterili, se ci sono per le femmine? Questa è una domanda interessante e non banale. Si capisce il perché molto facilmente se si confronta la famiglia di api con altri insetti sociali, in cui invece abbiamo 4 caste, abbiamo la casta dei maschi e abbiamo 2 caste per le femmine e 2 caste anche per i maschi. Questo succede per esempio per le formiche, le termiti. Per le termiti abbiamo regina, quindi femmina feconda, operaie, femmine sterili. Abbiamo anche 2 caste di maschi, il re che è un maschio fertile e i soldati che sono invece dei maschi sterili. E quindi in quel caso lì delle termiti abbiamo 4 caste. Perché abbiamo 4 caste? Perché i maschi sterili, che vengono chiamati soldati, hanno delle mandibole affilatissime e svolgono una funzione di difesa del formicaio. Quindi il maschio fertile, il re, feconda le regine, i maschi sterili difendono il formicaio. Per le api però non serve un maschio sterile che svolga funzioni di difesa. No, non ha senso, perché la difesa la fanno le api pungendo, ma il pungiglione è l'ultima parte dell'apparato di ovideposizione. Quindi il pungiglione ce l'hanno solo le femmine, solo
la regina e solo l'ape operaia hanno il pungiglione, i maschi non possono pungere, non hanno il pungiglione, non possono svolgere funzioni di difesa e quindi la casta dei maschi sterili per le api non servirebbe a niente e quindi evolutivamente non è saltata fuori, non si è originata perché non avrebbe alcuna utilità. Questo per farvi capire come il numero delle caste dipende dai problemi che quella società di insetti deve risolvere per la propria sopravvivenza. Per le api erano sufficienti 3 caste perché la funzione di difesa la svolgono in realtà le api operaie con il pungiglione pungendo quando è necessario difendere. Nella prossima lezione vedremo tante differenze che ci sono fra le api operaie e l'ape regina. Ma per farvi capire come queste differenze hanno sempre un senso e un significato, ve ne anticipo una semplicissima. Il pungiglione dell'ape operaia è morfologicamente diverso dal pungiglione della regina. Magari qui mi serve di nuovo la lavagnetta e quindi togliamo il cartello. Allora cosa succede? Il pungiglione dell'ape operaia è fatto così, immaginate di avere un pungiglione, adesso scusate perché io disegno decisamente male, è questo aculeo e ha dei rostri, cioè ha degli elementi così disposti in questo modo qui, che fanno in modo che una volta che il pungiglione è entrato dentro ai tessuti dell'apicoltore o del malcapitato non può venire fuori. Quindi l'ape cosa fa? A quel punto tira per andarsene e una parte del suo addome rimane attaccata al pungiglione. Questa è l'ape operaia. L'ape regina invece ha l'aculeo senza rostri. Cosa significa questo? Significa che l'ape regina può pungere quante volte vuole perché punge, estrae il pungiglione, dopo ripunge, eccetera. Allora ci si potrebbe chiedere, ma perché questa differenza eclatante così? Ma è semplicissimo, perché la regina utilizza il pungiglione solo quando deve uccidere altre regine, no? In certe situazioni abbiamo tante regine ma ne deve rimanere una sola. Si eliminano fra di loro pungendosi nell'addome e utilizzando il pungiglione. Quindi nel caso della regina il pungiglione deve essere adatto ad essere usato tante volte quante si vuole senza che la regina muoia, perché la regina è un individuo prezioso per la colonia di api. L'operaia invece, allora ci si potrebbe chiedere, ma che senso ha che il pungiglione dell'operaia invece abbia i rostri, resti conficcato? E naturalmente l'ape operaia quando se ne va via dopo aver punto muore perché una parte dell'addome resta attaccato al pungiglione. Ma perché questo? Questo perché nella parte dell'addome che si stacca ci sono le ghiandole velenifere. Queste ghiandole velenifere, l'addome una volta staccato, smembrato, si contrae e le ghiandole velenifere pompano il veleno dentro ai tessuti del malcapitato. Allora cosa succede? A questo punto qui il fatto che il pungiglione resti conficcato e che la parte dell'addome che si è staccata si contragga pompando il veleno dentro ai tessuti è utile perché aumenta l'efficacia di molto, aumenta di molto l'efficacia della puntura. Per di più, la zona dove si viene punti con il pungiglione viene marcata con una sostanza odorosa per cui le altre api che escono per pungere vanno tutte lì perché vogliono massimizzare l'effetto di concentrazione del veleno in una certa zona. Però ci si potrebbe chiedere ma che senso ha che l'animale debba morire?
è semplice, la cosa ha una spiegazione semplice e logica. Le api che pungono sono api operaie molto vecchie, sono api con un'aspettativa di vita bassissima, quindi per la colonia è un sacrificio assolutamente accettabile, perché comunque sono api con un'aspettativa di vita molto breve e questo meccanismo è vero che le fa morire, però d'altro canto dà un effetto di efficacia della puntura e delle punture quando altre api escono pungendo nella stessa zona che è maggiore, che è più significativo. Questo era solo per farvi un esempio di quanto la morfologia dell'ape operaia e dell'ape regina sia diversa, ma vedremo tanti altri casi nelle prossime lezioni. E la cosa interessante è che ci sono delle differenze enormi fra questi due individui, perché la regina è fertile, l'ape operaia è sterile. La regina vive 4-5 anni, l'ape operaia vive da 2 mesi a 4-5 mesi al massimo. La regina ha un metabolismo molto più efficace, molto più buono, è più resistente alle malattie e alle avversità di ogni genere, è come dire, sarebbe un super individuo in qualche modo, un individuo particolarmente dotato. E la cosa interessante è capire come è possibile che due individui che si formano dal medesimo uovo fecondato solo per l'alimentazione manifestino delle differenze così importanti. Questo sarà anche, direi, il tema, uno dei temi della seconda lezione, della prossima lezione che faremo. Adesso andiamo un attimo a vedere quali sono le differenze in termini di quantità di regine, di fuchi e di operaie che sono presenti dentro a una colonia di api, cioè qual è il rapporto numerico fra questi individui qui. Per fare questo mi aiuto con delle foto di favi prese da un'arnia didattica, quindi abbiate adesso un momentino breve di pazienza perché vado in qualche modo a inquadrare adesso quello che mi interessa un po' di farvi vedere, quindi cambio l'inquadratura della fotocamera, vediamo un attimo se riesco a fare un lavoro fatto abbastanza bene. Allora proviamo a cambiare la disposizione qui. Ok, forse devo spostarmi un pochino. Così, ecco, questa è una foto, è la foto di un favo, più o meno del periodo primaverile. Quelle che vedete qui sulla foto, tutte queste sono api operaie, quindi sono femmine sterili con 32 cromosomi, ma fra tutti questi individui femmina c'è una femmina un pochettino diversa, con l'addome più grande, più lungo, che qualcuno forse avrà anche a questo punto già individuato, si trova qui, è l'ape regina, la vedete in questa zona qui vicino a dove sto indicando io, e si vede anche ad occhio subito che il suo addome è nettamente più lungo di quello delle altre api, ha anche in questo caso un colore più chiaro perché questa regina qui è una regina ligustica, sottospecie ligustica, quella che all'estero viene chiamata l'ape italiana, ecco per capirci, quindi è una regina di quella sottospecie lì. Tutti gli altri individui sono tutti femmine e sono tutti api operaie. Quindi si capisce subito che dentro alla colonia di api la prevalenza, la netta prevalenza è di individui femmine sterili, quindi la grande prevalenza è
di operaie. In una colonia le operaie ci sono sempre, il loro numero varia in inverno da poche migliaia, ma nel periodo di massimo sviluppo si può arrivare a 40.000, 60.000, 80.000 individui dentro una famiglia. La regina che vedete qui ordinariamente è sempre una sola, solo in alcuni momenti del tutto particolari possono essere presenti più di una regina, ma si tratta di una situazione temporanea. Adesso vi giro il favo didattico per farvi vedere questa situazione qui, in cui abbiamo l'altra faccia del favo. Qui sono tutte femmine, quindi sono tutte api operaie, fatta eccezione per un individuo che è questo qui, che è un maschio. Il maschio lo si vede, è più grosso e più tozzo, più corto rispetto all'ape. L'ape diciamo, è più magra, è più smilza, e il maschio è più grosso, è decisamente più grosso. Allora, quando la regina depone un uovo fecondato da cui nascerà una femmina, lo depone da una cella che è più piccola, che è grande come queste, per capirci, come queste che contengono del polline. Quando invece depone un uovo maschile, lo depone dentro delle celle esagonali più grandi, come queste qui, che sono destinate proprio all'allevamento dei fuchi. Queste celle esagonali sono più grandi di quelle sopra e sono quelle in cui la regina depone le uova non fecondate. Anche in questo caso vedete tantissime operaie ma un solo fuco. Normalmente i fuchi presenti dentro una famiglia variano da poche centinaia a poche migliaia, e comunque in inverno nelle zone fredde i fuchi spariscono del tutto e verranno allevati solo nella stagione successiva. Vi faccio vedere ancora un'ultima cosa, perché qui possiamo vedere come nel favo didattico precedente abbiamo visto le celle in cui la regina depone le uova maschili. Queste celle qui sono tutte celle di covata femminile, cioè da queste celle qui nasceranno delle femmine, perché si tratta di celle esagonali ma della dimensione più piccola. In questa zona qui vedete una cella particolare. Adesso abbasso un attimo la fotocamera per poter, ecco, scusate, ma così vediamo bene tutto. Qui si vedono alcune celle particolari più grandi, rotondeggianti, rivolte verso il basso. Sono le celle reali, una è qui e una si trova invece qui, e queste celle reali, un'altra è qui, poco visibile, ma praticamente ce ne sono 4 solo su questo lato qui, e dentro a queste celle reali più grandi vengono allevate delle regine. L'uovo di partenza però è sempre semplicemente un uovo fecondato. Quindi vedete come anche il tipo di cella che viene utilizzato è diverso per le 3 caste. Per i maschi celle esagonali più grandi, per le femmine celle esagonali più piccole, per le regine celle reali rotondeggianti e decisamente più grandi. Ritorno all'inquadratura sulla lavagna per concludere un attimo il nostro filmato. Questa era una prima lezione
introduttiva finalizzata semplicemente a vedere le tre caste e come queste vanno a comporre la colonia di api. Come vi ho detto poc'anzi, la casta dei maschi in realtà nelle zone fredde, come è la zona qui dove opero io, in inverno, quindi in gennaio, in febbraio, periodi freddi, i maschi spariscono del tutto, cioè siamo a zero. Se voi aprite un alveare in gennaio o in dicembre non c'è nessun maschio, perché in quel periodo i maschi non servono e quindi la colonia di api riduce il numero a zero e riprende ad allevare i maschi in primavera, quindi in febbraio-marzo si cominciano a vedere le prime celle maschili che si sviluppano, da cui nasceranno dei maschi. Anche il numero delle operaie varia molto nel corso dell'anno. Noi abbiamo le operaie, ma per esempio qui dove sono io siamo nel nord Italia, una zona abbastanza fredda, perlomeno d'inverno. Allora cosa succede? Le operaie d'inverno diminuiscono tantissimo di numero, possono essere 5.000, 10.000 in inverno, ma invece in aprile, in maggio, in giugno, quando ci sono tanti fiori, c'è da raccogliere il nettare e il polline fuori dall'alveare, questo numero aumenta tantissimo, arriviamo tranquillamente a 40.000 o a 60.000 o anche a più di 60.000 individui dentro a una sola colonia. Invece il numero, quindi il numero dei maschi e il numero delle operaie varia molto con l'andamento stagionale, invece il numero delle regine è stabile, nel senso che in condizioni normali di regina ce n'è una sola, è un solo individuo, e in alcuni momenti particolari possono convivere per un breve periodo una o più regine, ma alla fine poi ne rimane una sola che svolge il lavoro di deposizione delle uova, lavoro che le api operaie non possono svolgere. Ecco, con questo concludo la prima lezione. Ce ne saranno altre in cui approfondiremo le differenze fra le caste e anche il tipo di organizzazione che ha la colonia all'interno, la specializzazione dei lavori, come la colonia si organizza per risolvere i propri problemi vitali. Quindi parleremo della società delle api, che non ha nulla a che vedere col nostro concetto di che cos'è una società. Vedremo è qualcosa di completamente diverso, molto più raffinato, molto più sofisticato. Bene, un saluto a tutti, alla prossima.